Quest'anno con il sambuco ho voluto provare due preparazioni. Uno è lo spumantino, che quest'anno ho voluto fare con lo zucchero bianco perché con lo zucchero di canna, che solitamente preferisco, lo spumantino però esce più giallo. Quest'anno lo volevo proprio colore trasparente e giallino tenue come vedete. Ho provato anche a fare lo zucchero al sapore di sambuco. Ne è uscito uno zucchero lievemente profumato e con un leggero sapore di sambuco, è veramente interessante. Si può usare per le crêpe, per dei dolci, per guarnire dei dolci, per zuccherare delle tisane, insomma, un po' a fantasia.
non facile. Vi spiego il progetto di cesteria che sto eseguendo in questi giorni. In inglese si chiama fishing creel, che è praticamente un cestino da pesca. Ve lo dico in inglese perché lo sto eseguendo grazie a un corso che ho seguito online di un cestaio inglese. È veramente il cesto più complesso che io abbia fatto fino ad oggi, perché si compone di diverse parti e va controllato molto la forma proprio per dare questa bombatura. In pratica si compone di una base che ho fatto con un ramo di salice fresco, che poi vabbè ovviamente ho intrecciato, diverse tecniche per fare le pareti, per ottenere questa forma in diagonale per poter avere il coperchio. C'è anche una parte qua da controllare per fare una specie di spicchio. Ci sono le due aperture per la tracolla e adesso quello che ho messo in forno è il telaio del coperchio, perché anche questo l'ho fatto con un ramo di salice fresco che poi ho messo in forma per averlo della forma giusta. In questo modo lui ha preso la forma del cestino. È veramente affascinante. Però mi sto rendendo anche conto di una cosa, che questi lavori sono veramente lunghissimi. Ormai ci siamo abituati a comprare le cose, insomma, industriali e non ci rendiamo più conto del tempo che ci vuole e anche delle conoscenze che ci vogliono per fare un manufatto di questo tipo. È veramente artigianato di alto livello, secondo me. Ovviamente a me sta uscendo decentemente, ma è il primo che faccio, quindi... Però non so se sinceramente è una cosa sostenibile per anche eventualmente venderli, perché andrebbero venduti a dei prezzi altissimi per tutto il lavoro che c'è dietro. Vabbè, insomma, si vedrà. Intanto una sembra che stia uscendo.
completata. Alla fine ho deciso di utilizzare il paracord, che è questo cordino di nylon, per due motivi. Uno, perché volevo fare questo contrasto, e due, perché le finiture si possono fare anche direttamente con il salice. Non sono ancora molto brava con quella tecnica, perché è una tecnica in cui si torce il salice per farlo diventare quasi una corda. È una tecnica che non riesco a utilizzare bene e quindi un po' per estetica e un po' per facilitarmi il lavoro ho deciso di utilizzare il paracord, che però onestamente mi piace molto. È stato veramente complicato. Penso che sia la prima e ultima cesta di questo tipo che faccio nella mia vita. Comunque noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!